Stiamo navigando oggi su Superfast 400, una barca voluta da un armatore che ama il Golfo di Trieste e ama le regate che avvengono attorno alla città giuliana. Il progetto di Rob Humphreys, un designer con un lungo passato di barche da regata, è stato uno dei primi a maneggiare con cura e con abilità il carbonio. Una delle sue prime grandi barche è stato il Maxi Rothmans, che ha partecipato alla Whirlpool Around the World. Una nota personale: è stata la prima barca full carbon in cui sono entrato, era tutto nero e stavano partendo per il giro del mondo. Io pensavo, ma come faranno in una barca così spaventosa per qualche mese in alto mare? In summer here in the northern Adria you have very little wind. So when I went to a regatta, which is actually not sailed by index but by open regulations, so I was thinking I should create a boat which is bigger, so I can still use it to go with the family for the weekend, but also I want to win these races because I think we are a good sailing team and we should be fine to do the podium, and now we have the right weapon to do that. I love to race fast and I love to race under strong wind. I had to learn to sail under light wind now with this boat. I also own a foiling catamaran, you know, this is something, or a Super Maxi 86. This boat is really light, it's high out of the water, you feel, you know, just sitting on the boat. It's shaking a lot, you know, the little wind already moves it. It's much higher out of the water than the sister boat, so at the end it's again a boat which accelerates fast, you know, you have a lot of action, it feels like a dinghy when you're on the steering. SF 400 nasce con una carena disegnata soprattutto per le regate a compenso ORC e IRC. In realtà questa barca in particolare è stata un po' potenziata per correre in Open. A Trieste si corre soprattutto con questo sistema. Sembra una barca abbastanza classica nell'aspetto esteriore, ma in realtà è un puro sangue. Ai più tecnici possiamo raccontare che il dislocamento attuale è di circa 5.300 kg, per la stazza ORC è leggermente inferiore, quindi significa che in questo momento la barca è piuttosto potente. Stiamo navigando di bolina, randa piena, square top ovviamente e fiocco 100% avvolgibile. Questo è uno dei cuori della regolazione della barca, il carrello del fiocco. Questa è la scotta, il punto di scotta può essere sostanzialmente mosso in tutte le direzioni. C'è il barber per alzare e abbassare, c'è il barber per controllare l'angolo di incidenza. Per molti anni questo sistema di regolazione è stato un po' abbandonato. Perché? Perché è complesso per i tailor riprodurre la posizione originale e il massimo rendimento del fiocco. Ma con queste barche che hanno il fiocco relativamente piccolo e una balumina molto verticale bisogna essere molto precisi nelle regolazioni e nel controllo dell'uscita della vela. Le prestazioni possono cambiare radicalmente con pochi centimetri di regolazione. Fondamentale anche ovviamente la regolazione della randa, non a caso in inglese si chiama mainsail, vela principale. La posizione del randista è davanti al timoniere in maniera che ci sia un passaggio di informazioni. Questo è il winch per la regolazione della scotta, questa è la scotta per la regolazione del carrello. Ed eccoci finalmente di bolina con questo piccolo mostro che è costruito per la bolina. Target speed con questo vento abbastanza gagliardo sopra i 7 nodi e mezzo. E tantissimo vuol dire poter stare nella flotta di barche più grandi.
Al timone sembra di essere tornati alle barche di qualche anno fa, non per l'antichità della carena, ma per il fatto che sono piuttosto ardenti, sentono molto la randa. Se lascio la ruota, guardate cosa succede. Questo comportamento di solito è indice di superfici di deriva piuttosto abbondanti, non le barche molto leggere, molto dedicate all'asco, con poca superficie, che quasi devi spingere all'orza quando ti serve. Del fiocco 100% della Randa Square Top abbiamo parlato. Il corredo delle vele si completa con un gennaker che raggiunge i 200 metri quadri e un Code Zero. Ovviamente c'è un bel bowsprit, un buon presso come su tutte le barche moderne. Well, OceanTech is a relatively small shipyard located in Slovenia, in town Jesenice. We constantly employ up to 10 workers and basically we are specialists in composite constructions. All our production is vacuum infusion, we don't do any hand lamination. And in the last 3 years we are at 90% carbon builds. Yeah, this particular boat is basically optimized for lighter winds, sailing upwind, downwind regattas. It's a relatively small boat, so you don't gain much weight if you use only carbon. So on this particular boat, the hull skin, the deck skin is glass sandwich, but the structure, the bulkheads inside the frames, the keel floors, they are carbon. Essere veloci ma anche avere degli interni con cui passare qualche giorno di crociera. L'armatore la usa in famiglia, quindi poche persone a bordo, ci sono letti comunque per 6 persone. Vedete che qui l'ambiente è abbastanza arioso, c'è una cucina funzionante e non simbolica, c'è un carteggio funzionante e non simbolico. Non ci sono le cabine, le porte, ma a noi questo in realtà piace. La barca è un ambiente in cui si sta tutto il giorno insieme, è abbastanza ipocrita chiudere una porta per lasciare fuori solo i rumori. Ci sono comunque elementi decorativi in cui si vede una certa ricerca, questi gavoni, il tavolo che ricorda i grandi tavoli di teak, la forma e la costruzione della scala.